Andre, sono io. Io spero bene che tu non stia dormendo ancora. Niente, io sono appena partito. Appena riesci, appena non lo so, ti sveglio o poi comunque chiamami. Mi raccomando, ricordati attrezzatura e gli appunti che ti ho dato, che se no non ne becchi neanche mezzo. Ti conosco. E niente, dai, chiamami appena riesci. Ciao. Ladies and gentlemen. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa fantastica puntata di Dillo all'Ozial! Una puntata che vi promette essere ricca di personalità. E andiamo subito a presentare il nostro primo ospite della serata, un regista e sceneggiatore di grande rispetto che con il suo ultimo lavoro, Predatori notturni, sarà presto al cinema. Signore e signori, tenetevi forte perché qui con noi Martino! Benvenuto! Grazie, Lozial. Una fantastica entrata in scena, eh? Beh, lo sai che adoro la tua orchestra. Si dice anche che tu abbia avuto un passato nella musica. E chi lo dice? Un amico in comune. Nostro amico Mente. Tra l'altro, proprio ieri c'era il concerto alla Filarmonica, solo per pochi intimi, naturalmente. Tu eri fra i fortunati? No, purtroppo non ho potuto, ma l'ho visto in TV. Davvero fantastico. Non hai ricevuto l'invito? No, ammetto di no, altrimenti ci sarei andato. Felice di averti qui, eh? Com'è andato il viaggio? Sempre il nostro amico in comune ci dice che hai paura dell'aereo. Beh, devo cominciare a dubitare di questa amicizia. No, guarda, la mia compagna mi dà delle pastiglie, quindi posso forse dire di non aver mai viaggiato in vita mia. Dormo da prima della partenza. Martino, che rapporti hai con la droga? Quella legale, intendo. Non vorremmo mica far censurare lo show. Allora, se intendi medicinali, li prendo prima di andare a dormire. Ma certo, certo. Bene, ma si scherza naturalmente, si scherza. Sappiamo che sei un grande sportivo, un salutista e un amante della natura. E a proposito di natura, il tuo ultimo lavoro, ci dicono, uscire presto al cinema. Sì, se lo dice sempre il nostro solito amico in comune, siamo fregati, lo zio. Sì, allora, guarda, è stata un'esperienza fantastica. Predatori notturni mi ha cambiato la vita, mi ha aperto gli occhi. E avete fatto le riprese principalmente di notte, giusto? Sì, ovviamente, altrimenti l'avrei chiamato Predatori diurni. Colpito affondato, me la sono andata a cercare. Me lo ricorderò, eh? Un applauso. Allora, guarda, tendenzialmente quando fai delle riprese sugli animali le fai di notte, perché sono più tranquilli. Poi questo documentario parla di allocchi, quindi sono dei rapaci notturni, quindi a maggior ragione li devi prendere, ecco, in notturna. E ti posso dire, sono degli animali fantastici perché hanno una visione notturna fuori dal comune, dico proprio dal mondo animale, ecco, e anche a livello di udito, grazie alla presenza di dischi facciali e alle loro piume frangiate che gli permette appunto di volare senza emettere suoni. Quindi sì, è assolutamente un animale straordinario. Un animale straordinario. Mi sembra di aver letto su qualche rivista che abbia anche questo dono di mimetizzarsi con quasi tutto. Sei informato, Roger, bravo, applauso. Grazie. Non sono un esperto di uccelli quanto te, però. Scherzo. Guarda, ti posso dire, grazie al loro piumaggio mimetico, ecco, riescono a camuffarsi molto bene con i tronchi degli alberi su cui si posano.
Benissimo, benissimo. Andate a vederlo perché è estremamente interessante. Un applauso. Bravo Martino, e prendiamoci una pausa. Ci vediamo dopo la pubblicità, sempre su Dillo all'Ozial. Salve. Sto cercando Pietro. Sono io. Il mio passaggio. Sì. Credo che questa sia la barca. Devi sempre tenerla sull'uno. Al fondo. Tranquillo. Ci vuole ancora? Il tempo giusto. Sono in barca, ci vediamo domattina alle 9 al quarto. Ci ripete. La rete trasmittente funziona. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a
a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
qui va bene. Mm? Alla grande io, tu stai bene? Meno male, ottimo, senti, Mm. Stai tranquillo che è già pronto il completino che ti piace, sì. Sì, ma tu non ti preoccupare, ci penso io. Ma, scemo, non ho bisogno di giocattoli. No, grazie. Tu pensa al tuo alle 10. Ricordati, la bianca oppure i soldi, come preferisci tu. Sì. A stasera. Sì. Ciao, sì.
Ben ritrovati, siamo sempre qui con Martino! Grazie, Rozia. Martino. Sì. Parliamo un po' di te adesso. Allora, i tuoi successi ti precedono, ma il pubblico in sala e anche quello a casa sicuramente vuole sapere qualcosa di più della tua vita privata. Mi tengo forte allora. Sì. Correggimi se sbaglio. Quasi 40 anni, un grande successo lavorativo, ma siamo ancora ai box per quanto riguarda matrimonio e figli. Insomma, una stabilità. Niente giri di parole, quindi, Rozia. Guarda, io di solito parlo poco della mia vita privata perché è molto limitata, ecco. Sai, con il lavoro che faccio sono spesso in viaggio, quindi questo comporta, ecco, poca stabilità. Stai dicendo che vuoi risparmiare sui biglietti aerei? No, certo che no. Va bene, perché sei tu, te lo dico, sono impegnato in una relazione da qualche mese, nonostante ci conosciamo da anni, ecco. Oh, ma queste sono notizie che scottano, signori! Ah, complimenti! Possiamo rivelare il nome? Amy. Come? Amy. Amy! Un applauso! Come vi siete conosciuti? In ospedale, lei lavora lì, è un'infermiera. Avete capito, ragazze? Bisogna frequentare di più gli ospedali. Immagino vi siate conosciuti durante delle riprese video. E guarda, quella volta no. A dir la verità ero lì per delle visite e lì ho conosciuto Amy che mi ha stregato, ecco, mi ha rapito. Ti vedo che sei un po' agitato, ma ti imbarazza un po' parlare di questa Ellie, Amy. Amy, sì, certo, Amy. Ma guarda, facciamo così, ti salvo io. Lancio un applauso e cambiamo argomento. Torneremo dopo a parlare di Ellie, Amy. Allora, raccontaci adesso della tua infanzia. Leggo che hai viaggiato molto, che tuo padre era un dirigente del Ministero dell'Istruzione, mentre invece tua madre ha scritto 2 romanzi e nel frattempo si è occupata di te. Beh, devi essere stato un bambino poco impegnativo. Sì, guarda, io se devo essere sincero, gli ultimi ricordi che ho della mia famiglia sono in macchina. Noi viaggiavamo spesso per il lavoro di mio padre, però devo dire che è una cosa che amavo, sì. E credo che anche per questo motivo, per questo mio amore per il viaggiare, da cui ecco è nata la mia passione per il documentare, l'esplorare, il raccontare. La tua istruzione è stata influenzata dal ruolo di tuo padre? Guarda, sì e no. Posso dirti che io ho avuto l'opportunità, ecco, di conoscere diversi insegnamenti, però mio padre, ecco, era una persona che ci teneva molto alla mia istruzione, quindi spesso la sera, quando poteva, mi dedicava del tempo. Sì. Valori forti. Sei stato oggetto di ispirazione per tua madre nei suoi romanzi? Guarda, onestamente non lo so, perché tuttora non li ho ancora letti. Però sono letture impegnative, sono sull'introspezione, capito? La conoscenza dell'io più profondo. Devo prepararmi psicologicamente, ecco, per questo genere di letture. Però penso di poter dire che non devo essere stato troppo impegnativo per mia madre, immagino. Beh, sì, dovremmo chiederlo a lei, Comunque, se posso confidarti un segreto, non li ho letti nemmeno io. Sì, allora, mi dicono dalla regia che stiamo vedendo delle foto di te da piccolo. Eccola lì. Questa immagino che te le abbia sempre date il nostro contatto in comune. Immagini proprio bene, immagino anche che dovrà darti delle spiegazioni dopo questa puntata. Di sicuro dovrà trovarsi un avvocato. Bene, mentre ci godiamo le immagini,
ci prendiamo ancora un attimo di pausa, ci vediamo dopo, la pubblicità sempre su Dillo a Lozial. Un applauso. Nadine Stelevich, nata 1567, morta 1600, riseppellita 1990. Cosa vuol dire riseppellita 1990? Cazzo il cellulare. Cazzo. Cazzo sto facendo? Che cazzo li hai preso?
Scusa, zia. Scusa. Non lasciarmi solo, zia. Scusa. Devi stare zitto, eh? Devi stare zitto che stasera ho dei clienti. Altrimenti non esci più. Ti prego, è buio. Zia, scusa. Pietro. Pietro, passo. Pietro, sono Martino, quello dell'isola. Confermo per domani mattina ore 9. Passo. Fanculo. Fanculo. La mia camicia? No, non scherzo. Bentornati con Martino! Grazie per l'invito, Lozia, grazie. Grazie a te di essere venuto, è un onore per noi avere degli ospiti così prestigiosi. Piacere mio, piacere mio. Prima volta qui, ma non possiamo proprio dire di non conoscerci. No, vero. Bene Martino, spero che l'imbarazzo ti sia passato perché vorrei ritornare a parlare della tua infanzia. Va bene, sono pronto, spara. Ecco. Allora, subito per tranquillizzarti volevo dirti che non abbiamo foto di te da adolescente. Che da adolescente, maggiorenne, niente, quindi... Immagino che il nostro contatto non sia riuscito a procurartele, o sbaglio? No, appunto. Ma raccontaci un po', dai, entriamo più nel vivo del Martino persona. Beh, allora diciamo che se foste riusciti a trovare delle foto mie da maggiorenne, ecco, adolescente, sicuramente mi avreste visto su un campo di calcio o con la mia squadra di calcio, i miei compagni. Perché io, Lozia, devo dirti che per diversi anni ho giocato a calcio. Beh, ma questo è uno scoop. Martino calciatore anche, bravo. Forte ma non fortissimo, però me la È cavavo. un Martino umile e onesto. Però devo dire che me la cavavo e... In che ruolo giocavi? fascia destra. Fascia destra. Sì, bellissimi ricordi, bellissimi momenti e ti devo dire, più che per lo sport in sé,
penso per, diciamo, il legame che poi si è instaurato tra compagni di calcio. Sai benissimo che quando uno gioca in squadra, poi capito, arriva a condividere certe cose, passavo praticamente le giornate, quasi tutte le giornate con loro, capito, all'aria aperta, e tra l'altro mi ricordo questo aneddoto, bellissimo. Spara. Praticamente fra di noi, no, andavamo, c'era questo lago vicino casa, e, con le ragazzine all'epoca, vabbè, ovviamente eravamo giovani, e niente, mi ricordo che fra di noi facevamo a gara a chi riuscisse a impressionarle di più. Eravamo a questo laghetto a impressionare le ragazze, e quindi spesso mi sono ritrovato a fare, sai, capriole in avanti, all'indietro, a mortali. Diciamo che non è andata sempre benissimo, però era divertente. Sì. Bene. Visto la tua passione per gli uccelli, pensavo che volessi impressionarli in un'altra maniera, però... Vabbè, poi questa magari la tagliamo, Bene, gentili amici del pubblico, signori a casa, mi raccomando, non fate come Martino. Bene. Allora, il tuo ultimo lavoro, Predatori notturni, quanto si ispira dalla tua adolescenza? Guarda, secondo me molto, perché credo che il nostro passato influenzi il nostro futuro. Questa tua profondità a me sconosciuta. Sai, Lozal, ti devo dire che quando sei nei boschi, capito, da solo, con la tua fotocamera, hai modo, ecco, così, di riflettere su te stesso, sulla tua vita, e capisci come quello che è, anzi, cosa hai fatto in passato, quello che sei stato in passato definisce quello che sei adesso e quello che sarai in futuro. Beh, davvero profondo, sono allibito. Tra l'altro, piccolo aneddoto, un altro. Ecco. Mi ricordo che ero in tenda una volta e si è messo a piovere a dirotto, e non potendo uscire a fare delle riprese, ecco, il momento mi ha ispirato a scrivere qualche verso. Sì. Attenzione, Sì. questo è uno scoop. Martino anche poeta. Sì. Devo dire che è stato toccante, molto toccante. Beh, sono doti che probabilmente ti sono state trasmesse dalla famiglia. Ricordiamo che tua madre era una scrittrice. Sì, penso, probabilmente sì. Molto curioso e interessante. Grazie. Bravo Martino. Allora, sì, stiamo vedendo qualche immagine di te sul set. Ecco, però mi chiedo, hai un budget veramente scarso per girare in una tenda così? Sì, non è è difficile, sai, in location impervie girare con tanta attrezzatura. Beh, sì, decisamente scarso a vedere dalle immagini. Sì, forse un po'. No, decisamente. Regista e sceneggiatore, risparmia sul budget e sui biglietti della compagna. Ma sì, ma andiamo avanti Martino, lo sai che si scherza? Sì, grazie. Ma che c'è? Cos'è questa agitazione? C'è lì in sala? C'è lì in studio? Tra l'altro, la tua compagna sa che siete una coppia? Una coppia low budget! Non è per il biglietto, cioè non siamo una coppia low budget. Sì, lo so, ma si scherza Martino, si scherza, lo sai. Dai, allora, ancora una domanda prima di andare in pubblicità. Il nostro pubblico è curioso e a me piace un sacco stuzzicare la loro curiosità. Allora, che n'è stato dei tuoi genitori? Parliamo dell'incidente. Sono morti. Tu no? Guarda, non sono sicuro di volerne parlare. Beh, ne stiamo parlando. È un argomento un po' delicato. Ne stiamo comunque parlando. Guarda, io ero piccolo, quindi ricordo poco.
c'è stato un incidente. Su Martino, avanti, dai, non abbiamo tutta la sera, abbiamo anche altri ospiti più importanti. C'è stato un incidente. Ero seduto dietro e non ricordo bene, ma eravamo in una delle trasferte di papà e una macchina ci ha travolto e siamo finiti fuori strada. Bel botto! E non lo so, ma mi sono risvegliato dopo qualche giorno in ospedale. Bene. Su, continua. Apriti. Un applauso di incoraggiamento. Bene, dai, faremo dopo la pubblicità, eh? Ancora un momento, ci vediamo dopo su Dillo all'Ozian! Gli allocchi possono aspettare. Hai trovato qualcosa di interessante? Chi è Nadine Stelevic? Lo sai chi è? Lo hai appena letto. Andrea, qui c'è scritto riseppellito nel 1990, 25 anni fa. Dormiamo ora. Domani sarà una giornata lunga.
È aperto! Sempre in orario tu? Me? Non mi fai entrare? Ma accomodati. Ti ho portato un regalino. Crystal. Se te la spari in vena è più forte. No, stasera no. Stasera mi voglio divertire. Vieni. Vieni. Sei stanco? Sì. Sì. Tu? No, io no. Io. Allora neanch'io. Vuoi fare un brindisi? Sì. Lo facciamo? Sì. Sì, facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi. Allora. Un po' a te. Ok. E un po' a me. A noi. A noi. Ancora un goccio a te. Ancora un goccio a te. E a me. E a noi. E a noi. Va meglio. Molto. Meglio. Sei comodo. Non sei Comodo. Io ti ho accomodato. Adesso accomodami tu. Ferma, ti faccio via. Ti non fermare. Metti via. Metti via. Mm. Com'è? Dai. No, che fai? Che fai? No, che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? E tu che fai? Io caldo. Sì? Molto caldo. Molto caldo.
Martino, non ti conviene scavare in quel passato. Martino, ascoltami. Questa cosa non porterà nulla di buono. Martino. Pronto, Pietro? Pietro, non ce lo sono, Pietro. Pietro, sono Martino, quello dell'isola, Pietro. Stasera. Ci vediamo settimana prossima? Sì, tesoro. Abbiamo finito tutto. Ricordati del regalino che ti ho lasciato lì, eh? Era simpatico quel marmocchietto che girava per casa. Che fine ha fatto? È stato affidato, buona serata.
Pietro, sono Martino, passo. Pietro, devo sapere dov'è la barca, passo. Pietro, è mezzogiorno, passo, rispondi. Svegliati, cazzo, Martino. Non puoi continuare così. Non mi conosci. Tu non sai nulla di me, non sai nulla di me. La tua è solamente paura. Ma devi ripartire. Lo sto facendo, l'ho già fatto. Lasciami in pace. Sono libero. Martino! Martino, fermati. Torna indietro. Lasciami stare. Devo andare fino in fondo. Bene, io ti ho avvisato. Ben ritrovati e perdonate la mia sfacciataggine. Martino, sei qui con noi? Sì, Roger, sì, ci sono. Bene, allora, eravamo rimasti al tuo incidente, ma quello che voglio sapere io è... Hai ricordi dei tuoi genitori? Ci pensi ancora? Sì, ogni giorno. E mi mancano, però non li ricordo molto. Come sospettavo. In che senso? Facciamo che le domande continuo a farle io, eh? Allora, Martino, cosa è successo dopo? Servizi sociali? Affidamento? Mi hanno affidato a mia zia, una sorella di mia madre. Una zia, anche lei scrittrice? No, lei non scrive. Lei non scrive. Beh, raccontaci qualcosa di più di questa zia. Cosa fa? Dove vive? È sposata? Ha dei figli? Non lo so. Non lo so. Perché era buio e io ero solo e non c'erano altri bambini. Povero Martino, era solo. Qualcuno del pubblico vuole adottare Martino? Possiamo lanciare un numero ordine. Qualcuno del pubblico vuole anche solo venire a fare compagnia a Martino? Coraggio. Vediamo un po'. Conosciamo la tua infanzia, ma non la tua adolescenza. Sappiamo che questo periodo potrebbe essere foriero di episodi importanti nella nostra vita. Per esempio, ti racconto un piccolo aneddoto che ho intenzione di condividere con voi tutti. Quando ero giovane, sono andato in vacanza con la mia famiglia su un lago.
Era una piccola baita dove stavamo abbastanza stretti, ma ci divertivamo tanto. Un giorno cammino lungo il bordo del lago e a un certo punto cado in un buco nel terreno, uno di quei buchi dei cacciatori che usano per cacciare le prede. Beh, sono stato lì una notte e un giorno intero. Ma dopo un po' la mia famiglia è venuta a cercarmi, io ho gridato e mi hanno salvato. Sono stato traumatizzato, ma come vedi adesso sono qui a parlarmi davanti a tutti loro, senza problemi. Ho bisogno che tu faccia un passo verso di me. Apriti. Io non... Coraggio, Martino. Un applauso di incoraggiamento. Io... Coraggio. Avanti, Martino, coraggio. Ero solo un bambino, non è stata colpa mia. Sì, va bene. Ma cosa facevi in quella casa? Come occupavi il tuo tempo? Io non... Martino, sei qui con noi. Ti tengo la mano se vuoi, ma dobbiamo andare fino in fondo. Io devo, noi dobbiamo sapere. Applausi. Forza Martino, siamo tutti con te. Cosa? Su Martino, sta diventando difficile come un parto. Le hai prese le medicine? Forse dovremmo aumentare la dose? Io non volevo questa vita. Che cosa? Alza la voce. Io non volevo questa vita. Non ti sento, alza la voce. Io non volevo questa vita! Oh, bravo, così! Vibrati, Io non volevo sposti! questa vita! Dillo a Lozia! Io non volevo questa vita! Calmati, Martino. Calmati. No. No, va bene così. Stop. Va bene, stop. Ci vediamo domani. Sigla. Basta. Dove sei stato? Ti ho chiesto dove sei stato. Zia. Zia, 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 zia. Io non ne posso più di vivere così. Tu piagni, frigni, ma sei sempre qui. È rimorta! È rimorta!
Martino, buongiorno. Lascio qui le pillole? Come va oggi? Bene? Martino? Ripasso tra poco, ok? Prendi le pillole, Martino. Martino. Oh, buongiorno Martino, come stai? Oggi me lo sento, faremo progressi. Allora, cosa mi racconti? Com'è andata la tua settimana? Hai avuto altre allucinazioni?
Dottore, buongiorno. Salve. Portalo pure a mangiare. Ciao Martino.